Buongiorno a tutti, ben ritrovati amici. Modalità countdown natalizio attivata. Per me December Daily è un po' un conto alla rovescia. È un po' il calendario dell'avvento, si può dire, però no, non è vero. No, perché poi alla fine le mie giornate sono più o meno tutte uguali, quindi andrò a farlo secondo la mia vita, insomma, ecco. Allora, intanto voglio premettere che questa soluzione degli anelli, secondo me, è la più bella che possa esistere. Cioè, io penso che qualche Jan Journal in questo modo lo farò, perché veramente ti dà tanta libertà di staccare le pagine, magari cucirle, aggiungerne, toglierne, va bene. Ok. Allora, voglio andare subito a mettere qualcosa in questa taschina. Io quando si tratta di natalizio, sapete che mi piace usare i Aged Mahogany, quindi me lo metto qua a portata di zampetta. Allora, niente, vado a fare un bigliettino da inserire qui, dove poi andrò a scrivere qualcosa dedicato proprio all'inizio del mio conto alla rovescia, diciamo, no? Semplicissimo, eh? Volevo dirvi che mi sono preparata un po' di cosette usando delle scatolette di riciclo. Questa qua è una scatoletta delle medicine, o l'Eutirox, che purtroppo devo prendere, oppure la melatonina, che prendo prima di andare a dormire. L'ho ricoperta con una carta fai da te e scritto riciclo con carte, perché ho il mio timbretto e carte Natale, perché come vi avevo detto qua ho un pezzettino di questo, voglio solo andare a sondare gli angoli. Come vi avevo detto qualche giorno, se riesco a organizzarmi, farò il video sul camper, perché andremo, niente, quest'angolo non lo vuole fare bene, perché come sapete abbiamo preso il camper e quindi andremo via qualche giorno intorno all'Immacolata, credo, e quindi mi sono preparata proprio anche questa busta fatta con un pezzo di stoffa, una busta di quelle lì, penso un estratto conto. E mi sono preparata un po' di materiale. Allora, questo invece per fare il contrasto lo faccio vintage photo. Allora, uso sempre Flash Bond perché non ondula la carta. Vorrei evitare gli ondulamenti della carta, quindi se vi state chiedendo che colla sto usando è un'aceto vinilica. Non mi sento poi più di tanto di consigliarvi questa aceto vinilica perché non è esattamente come il Flash Bond. Non posso dire che abbia la stessa qualità del Flash Bond, costerà di meno, ma non è proprio la stessa cosa. Quindi, e anche i flaconcini si otturano, cioè non sono miracolosi questi flaconcini, visto che me li state chiedendo in tanti. Come mi trovo, che cosa sono, buoni, buonini, ma non eccezionali. Allora, io la metto da una parte perché qua voglio scrivere start, quindi una scritta molto breve, l'attacco solo in centro così e voilà. E poi qua con i miei timbrini adesso scrivo start, non sto a scrivere countdown perché sennò diventa troppo lungo, e questo lo metterò qua così. Bello che è. Allora scriviamo start, i miei timbrini e il distress nero, andiamo a scrivere solo una semplice scrittina come viene, ecco. Figuriamoci scrivere più di start che pasticcio che combino. Start. Voi lo state facendo il December Daily quest'anno? Scrivetemi nei commenti se lo state facendo. E più o meno se avete il mio stesso, lo fate sul mio stesso stile, o se avete un vostro diverso stile. Fatemi un po' sapere, perché scambiarsi delle idee non fa mai male. Io qui poi dopo ci scrivo due parole, poi magari a mano scrivo anche Christmas, start countdown Christmas, una cosa così, insomma. Volevo riempire un pochino
questa taschina con qualcosa di mio personale. Allora, bando le ciance, andiamo al giorno 1. Il giorno 1 io mi sono stampata questa foto semplicemente perché ho visto mia sorella, ci siamo ritrovati a casa di mia mamma e mio papà e voglio ricordarmi questa cosa, no? Quindi, sperando che questa cosina qui non mi faccia arrabbiare, io, ok, vorrei un pochino stondare questi angoli. E la bellezza di questa cosa qui è che io adesso andrò a cucirla. Voglio attaccare la foto così, cucirla intorno e poi fare anche tutta la cucitura intorno alla pagina. Ho fatto intorno qui, così, perché se no andavo a fare un quadrato qua, un rettangolo qua che non mi diceva un granché. La mia macchina da cucire ha sempre qualche problemino e pensavo che dov'è che andrò a cucire tanto che sul camper che farò parecchi giorni sul camper non c'è la macchina da cucire di sicuro, quindi vado a qua. Volendo potevo anche creare una taschina, quindi, così per darvi un'idea, cucendo solo un pezzo qua o incollando. Voglio mettere qui un piccolo pendente così, quindi ho lasciato il filo un po' corto, mannaggia, però ce n'è uno più lungo. Vado semplicemente a legarlo qui. Ok, faccio il nodino, ok, ce l'ho fatta, ragazze. Ho usato anche l'altro pezzo di filo, così almeno ho formato un occhiello in modo che questa non se ne vada troppo a spasso. Questo lo posso annodare e tagliare. Ok, allora vado ad attaccare un bigliettino facendo questa piccola taschina per pinzare appunto il biglietto, e voglio andare a mettere un nastrino facendo la punta ovviamente un po' carina. Ah, dovevo piegarla, né? Sì. Ok, vabbè, se sfilaccia non è che mi interessa poi più di tanto. Questo è un'etichetta praticamente con una dépliant natalizio di qualche anno fa. Così è già molto natalizio, come primo giorno. E ho sbagliato. Vediamo se pinza lo stesso, se no il biglietto lo metto diversamente. Ok, senza cancellare mia sorella, che è qui, voi non la vedrete ma è seduta qui. Vediamo se pinza lo stesso. Voglio semplicemente andare a scrivere su questo biglietto per riempire qui che giorno felice. Quindi provo a scriverlo con la mia scrittura, tanto è mio. Vediamo come risulta, perché questa carta è molto leggera e non so se va bene, però è trasparente ed è molto bella. Giorno felice. Giusto perché era da tanto che non vedevo mia sorella e quindi vabbè, è sempre una festa quando la vedo. Ecco, un paciocchetto così lo metto qua sotto, però gli do anche un punto di colla perché se no non sta di sicuro. E il mio journal lo faccio mettendolo in questa taschina qui. Vado a mettergli magari 2 perline piccole così, e un pezzo di questo magari. Lo metto così che sbuca fuori. Vediamo se riesco,
Ok, intanto che asciuga io mi scrivo il mio journal. Allora, ho scritto il mio journaling. Preferisco non mostrarvelo questo perché più che journaling boh, è praticamente un mio sentimento, un mio stato d'animo, ecco. Allora, voglio metterlo così in modo scomposto e vado a attaccare questo gnometto qui, però sotto vado a fare un po' di stencil e niente, mi sono resa conto che io stencil natalizi non ne ho, quindi andrò di timbrini. Vado solo a fargli un po' di qualcosa che ricordi un po' il Natale, dai. E faccio tutti rossi, diciamo di mahogany, questo qua. Vediamo un po' se può bastare. Voglio attaccare appunto questa qui, dai. Andiamo sempre di sta colla. Questo mi piace così. Che bello, troppo carino. Vado a mettere ancora un bordino qui, quasi quasi lo metto basso. Sì, lo metto qua. E voglio andare ancora a mettere questo qui sotto, proprio come sfondino. Mi piace. Così richiama anche un po' il colore qua. Ecco qua. Ok, mi piace davvero tanto, bello. Ok, questo è stata la mia giornata di venerdì 1. Qua ho messo il bicchierino che sotto le feste ci sta bene, è un bicchierino e mi piace. E intanto già abbiamo un pennacchietto qua, che esce su. Ok, adesso andiamo al giorno 2. Aspetta, è qua il giorno 2. Niente, qua farò poi qualcosa. Allora, io per il giorno 2, sabato, ho da mettere questa foto, semplicemente siamo andati da Action e Maya praticamente si è messa a abbaiare al cagnolino disegnato. Io ho fatto il video, veramente è una foto scattata da un video questa, quindi non si può sentire che abbaia, ma simpatica. Niente, io farei così allora qua. L'attaccherei in qualche modo qui e il resto tutta decorazione e journal, anzi qua faccio il journaling e, e questa l'attacco qua così e poi la decoro tutto intorno. Sì, mi piace l'idea. Dunque, volevo cucire a zig-zag la pagina che poi verrà anche di qua, poi vedrò se continuare o no. Però la foto la cucio sì, ma staccata, dopo la incollo perché se no vado a fare un rettangolo dietro che non mi piace. Quindi già ci vediamo. Ho scritto il mio journaling, adesso volevo mettere qualcosa sotto questa foto anche per così, sì, queste sono sempre le mie carte fatte da me. Quando mi divertivo a usare la Jelly Play avevo fatto un po' di prove, ma già anni fa le ho fatte con voi, credo, e quindi vanno bene. Vado a fare un po' di sfondino alla mia foto, magari di qua, visto che poi uscirà da qua. Anche qua vado a mettere il mio mahogany. Ok, vediamo come metterla di qua che c'è più colore. Ecco, volevo fare una cosa di questo tipo, poi magari scriverò ancora qualcosa intorno. C'è tanto spazio. Ecco, così, la mia piccolina. Sì, dai. Andiamo. Qua ce n'era un altro dietro. È così.
ce ne sta, volevo che uscisse il musetto qua più o meno. Qua ci metto questo bordino, devo fare un po' di scrittine qui, tanto per creare un po' di sfondo. Qui va bene. Poi volevo, anziché metterla qui, metterlo lì il pizzo, pensavo di metterlo qua come belly band, qui così, e volevo metterci una card qui in mezzo. Sì, dai, facciamolo. Vediamo se riesco, magari sul filo così aggrappa meglio. La card non è grossa. La mia fedele tessera. Intanto io mi sto studiando l'album fotografico, non mi sono dimenticata. Vediamo un po' se riesco, ho una mezza idea, ma volevo che fosse una cosa piuttosto semplice, non niente di complicato. Tira un po' troppo! No, non va bene. Un po' più in giù, qua, poi ci metto qualcos'altro. Ho esagerato un po'. Invece qua ci metto magari così, anche con tutto questo sfilacciamento qua, Dai. Allora, visto che questa qua non tiene, vado a fare una sorta di taschina, così, incollo qui e lascio una sorta qua di tab per girare la pagina e qua poi infilerò qualcos'altro, qualche bigliettino scritto. Quindi qui. E qui. Voilà. Ci piace. Mi piaceva più di sbiego, ma non so se riesco a centrare poi con la colla il tutto. Mi piaceva un po' spostato così. Ok, e qui è una tasca. Perché io poi in questi giorni ho fotografato un gatto. È un gatto, questo qua è la videocamera, gli ho fatto la foto dalla videocamera, perché, cioè, era notte, capito? Sentivamo dei rumori, ma questo qua proprio gli piace questa casa, vedete? Proprio trova l'intruso. E io ogni tanto gli scatto una foto di soppiatto a sto gatto, no? Ed ero indecisa, no? Se metterlo qui, così, fa sempre parte di dicembre comunque, no? O fine novembre, giù di lì. Magari le metto giusto così, simpaticamente. Poi io so cos'è, no? Non c'è bisogno che abbia una data precisa. Allora, la strapicchio un po', così gli vado a mettere un po' di rosso intorno anche qua. Mi fa ridere sto gatto a me, perché io non gli do da mangiare, Cioè, nel senso, non so perché si sia affezionato a noi. Voi sapete qualcosa di gatti? Perché quando fanno così cosa vuol dire? Mi risulta strana sta cosa. Oltretutto abbiamo il cagnolino, non dovrebbero essere così. Ero indecisa, cioè starebbe meglio questa qui perché è più grossa. Però è scura, va bene, intanto cominciamo a mettergli un po' di colore. E noi facciamo diventare natalizio anche una foto scattata con la videocamera di sorveglianza. Molto natalizia. E questa qui, però riempiamo un pochino. Qualcosa del genere, tanto per richiamare il tema natalizio. Facciamo così. Queste le teniamo per un altro
momento. Volevo dividere quest'immagine e metterle così, semplicemente. Però c'è il nylon sotto e devo farlo con la forbice, purtroppo, se no rovino il disegno. Vediamo un po'. Io questa la metto così, mi piace troppo. Mettere ancora qualcosa sotto. Le mie carte la fanno sempre da padrone queste cose, Abbiamo anche un pezzo di questo. Potrei mettere qua così, che sbuca un po' di qua, un po' di là. Con questo potevo anche fare una taschina, però va bene così. Allora vado a applicare questo. Potrei farlo che sbuca anche un po' fuori, dai. Così. Rivediamo un po' la centratura. E di qua la faccio così, è troppo carina. Potrebbe sembrare una taschina, ma io questa la lascio a taschina. E poi vediamo. Resterà così perché non vado a mettere una cosa sopra il gattino, no? Però è simpatico. A me piacciono sti pasticci, ragazze. Perché qua c'è una statuina del Buddha, no? Che a Natale non so perché non mi piace vedere, quindi è come se sbucasse fuori due volte. Rappresenta bene il suo curiosare. Mi fa morire proprio, è troppo simpatico. Deve essere un randagio, perché non è di nessuno. Così. È sempre lui, penso, Ho fatto una scrittina gatto pazzo, mi piaceva. La metto qui. Dai, anche questo è un bel ricordo, no? Visto che mi fa così simpatia sta cosa. Ma si può. Ok, andiamo a incollare. Metto un fiocchettino, un morbido fiocchetto qui. E per carità è meglio il flash bond, ve la sconsiglio quella lì. Non, se me lo chiederete ve lo dirò anche nei commenti se vi scappa qui. Allora volevo fare una, come si dice, un fiorellino qui, una di quelle cose arrotolate da mettere qui così. Volevo farlo un po' grande, ok, dobbiamo fare via. Il filo rosso del destino. Chiudiamo la taschina alla fine, faccio un contorno. E pensavo di metterci una perlina qua in centro, mica lo lasciamo così, ne metto una bianca tanto per non fare troppi colori, vedete che comunque si ottura anche questo, è un pasticcio. Mi sa che non è stata una grande idea metterlo
in quel tipo di flacone, non fatelo. Ecco qua. Ok amici, so che non sono pagine di chissà che artistico, sono soltanto un po' le mie paginette del December Daily, così, sono solo dei giorni normali, no? Cioè, nel senso, non è un art journal, no? Queste sono le mie modeste capacità. Abbiamo fatto il giorno 1 un giorno jolly, diciamo, così curioso, e il giorno 2 con anche il mio diciamo journaling, e io sono contenta qui. Adesso poi magari continuerò perché devo ancora scrivere alcune cose, magari anche qui, però per il resto sono contenta di come sto impostando un pochino queste cose, questi bei ricordi, perché comunque rimane, cioè quando vai a vedere queste cose poi adesso sembra un po' banale, ma un giorno sarà bello rivederle. Adesso magari poi aggiungerò delle foto nostre, qualcosa, perché comunque abbiamo dei programmi proprio per dunque voi vedrete questo video il giorno 5 e lo so, vedrete fino al 2, però domani, che per me sarà domenica, io abbiamo una cena con mia sorella, una pizza con mamma, papà, sorella, quindi farò un po' di foto, un po' di cosette, quindi ne avrò da mettere. Ok, io vi ringrazio di essere stati con me. Spero non sia un video eterno. Vi mando un mondo di baci e tanta positività prenatalizia. Al prossimo video, ciao a tutti!